Oh, sì, sì, bentornati, no? Come andiamo? Non stavo facendo niente di strano, solo che dopo 3 settimane, purtroppo questa è la settimana che il Kingsong S20 mi abbandonerà. Ma quindi lasciate che vi parli ancora per una volta di questo meraviglioso mezzo, perché in effetti vi devo ancora dire qualche cosetta e soprattutto voglio togliervi tutti i dubbi. Ma che fare? Questo Kingsong S20 Eagle sa da comprare o non sa da comprare? Ma voi state lì, non vi muovete da lì, beccatevi la sigla che dopo vi racconterò tutto. Vai! Eh sì ragazzi, mi mancherà. E quindi oggi andiamo a snocciolare un po' più nel dettaglio quei piccoli particolari che fanno la differenza, che vi faranno decidere se questo è il mezzo per voi oppure no. Ma quali sono secondo me i dati più importanti per decidere se un mezzo è il caso di comprarlo o meno? Un mezzo secondo me prima di tutto deve essere comodo, deve essere agile, deve essere pratico per la guida di tutti i giorni. E questo sicuramente è un mezzo non proprio da tutti i giorni, perché sinceramente è agilissimo. Io ormai da 3 settimane lo uso giornalmente per andare a lavorare, faccio pedonali, faccio ciclabili, faccio sterrato, ci faccio un po' di tutto come sapete, ci faccio scale, salire, scendere, ci faccio un po' di tutto. In questo video vi svelerò anche quanto dura la batteria del Kingsong KS20 Eagle, perché ho fatto un bel range test. Non muovetevi da lì che ve lo dico alla fine del video, e già che ci siete lasciamo un bel pollicione, un bel like, e ragazzi, non l'avete ancora fatto? Fatelo adesso, intendo registratevi al canale Davastato UC e attivate anche la campanellina. Bella ragazzi, ok. Quindi vi devo rassicurare che anche per un uso cittadino, quindi un po' nello stretto, per carità non è un comodissimo, ma se la cava perfettamente, perché è bilanciato benissimo, quindi riuscite perfettamente a controllarlo anche a basse velocità, riuscite a fare anche curve strette, curve a 90 gradi, non è assolutamente un problema, è gestibilissimo. Oltretutto ragazzi, questa cosa della gestibilità ci porta al secondo punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Noi tutti sappiamo che Kingsong è sempre molto attenta alla sicurezza, ma io sono sempre stato un po' contro questi mezzi Kingsong perché un po' limitati. Allora, io ho sempre sostenuto che se noi usiamo guidare ai 50-60 all'ora, sarà bene che abbiamo un mezzo che faccia almeno i 70 all'ora. Questo Kingsong S20 Eagle intanto ha una velocità massima di 70 km all'ora e li fa ragazzi, perché li ho fatti, quindi state tranquilli che li fa, ma li fa in sicurezza perché il margine è ancora molto a 70 all'ora. Tra l'altro ha una stabilità, io ieri dopo mangiato ho detto adesso faccio uno smanettone, mi sono messo giù, ho accelerato un po', ho buttato l'occhio, ero ai 70 all'ora ragazzi e non me ne ero accorto perché ha una stabilità meravigliosa. Tra l'altro, non ve l'ho detto negli altri video, anche in frenata questo mezzo è stabilissimo, non mi si è mai verificato alcun tipo di wobble, mai, né in frenata, né in accelerata, né in curva. Ha una stabilità, un bilanciamento meraviglioso. Oltretutto questo software che lo gestisce secondo me funziona benissimo, perché nonostante in questi giorni lo abbia tirato, spinto in maniera abbastanza anche estrema, non ho mai avuto problemi di cut-off. Cut-off, sapete cos'è il cut-off? Se non lo sapete andatevi a vedere il video dove parlo dei cut-off. Questo monoruota, col calare della batteria, cala drasticamente la velocità. E sì che è un po' noiosa questa cosa, però
per carità vi salva la vita, me l'ha salvata in questi giorni, il software sembra funzionare egregiamente. Ho fatto anche un bel giretto notturno, sono andato a vedere quanta luce faceva nel buio più totale e devo ammettere che il risultato è sbalorditivo, mi illuminava il percorso a giorno nonostante fossi nel buio più pesto. E ragazzi, questi fari oltretutto sono due e hanno una potenza notevole, niente da dire, se ne fanno di luce. Purtroppo se pensate per caso a casa avete delle scale da fare tutti i giorni, forse questo non è il mezzo per voi, perché ragazzi, portarlo su dalle scale è veramente scomodo, è veramente... Io non l'ho trovato un sistema, ieri ho dovuto fare delle scale, me lo sono dovuto prendere di peso, l'ho alzato e ho fatto le scale. Certo è che avete un mezzo del genere, potete anche pensare di fare le scale come il Davastato, nel senso, certo che scendere le scale è semplicissimo, questo è un monoruota molleggiato e fare scale è davvero facile, ma se guardate bene vi potrete accorgere che le scale si possono anche salire col monoruota. Ieri ce l'ho fatta per la prima volta, sono molto fiero col Kingsong S20 Eagle. E quindi se volete fare molte scale, con questo le potete fare ragazzi, perché cavolo, ha un cerchione, finalmente la Kingsong ha fatto un cerchione di materiale decisamente resistente, perché devo mettere scusa Luigi che in queste 3 settimane questo Kingsong di botte ne ha prese mica da ridere, cioè di botte nel senso che il cerchione, perché cadere non è mai caduto, forse un paio di volte praticamente da fermo, infatti come potete vedere immacolato, ma tra scale, scalini e off-road di pietra e di colpi ne ha presi e vi assicuro che è ancora perfetto, il cerchio è ancora perfetto, se era un 16X a quest'ora lo devo prendere e campare via, invece è ancora perfetto. Grande Kingsong che hai messo un materiale decente. Ma veniamo al prezzo ragazzi, sì il prezzo è un po' proibitivo ragazzi, 3.000 euro, questo monoruota costerà 3.000 euro. Che dire, li vale? Secondo me sì, perché un mezzo del genere con una batteria da 2220 Wh, quindi importante, con tutti gli accessori che potete chiedere su un monoruota, questo ce li ha già, ha un display, ha delle pedane bucate, ha dei power pad, i materiali sono ottimi, come vi dicevo il cerchio è super resistente, ma tutto il resto dei materiali sono ben fatti secondo me, quindi per tirare due somme secondo me un mezzo del genere 3.000 euro ci può stare ragazzi. Se avete questa possibilità fatevelo questo regalino perché ci sta. Ovviamente se volete farvi questo regalino lo sapete benissimo che non potete che comprarlo da overwheel.it perché è il solo ed unico importatore Kingsong ufficiale italiano e quindi ragazzi se volete un Kingsong S20 Eagle overwheel.it. E tra l'altro grazie Luigi per avermelo lasciato 3 settimane, mi sono divertito come un matto. Devastati, sono venuto in possesso del file con tutte le lamentele dei driver che hanno provato S20 in queste 3 settimane. Ce l'ho qua davanti, non posso farvelo vedere, ma posso dirvi quali problemi hanno riscontrato in questo monoruota e quali saranno le soluzioni di Kingsong. Numero 1. Paraurti anteriore troppo fragile. Cambieranno materiale. Qualcuno ha riscontrato che la scheda madre non è molto impermeabile e quindi andranno ad aggiungere delle protezioni della colla laddove potrebbe entrare dell'acqua. Lamentano che la maniglia non è abbastanza alta, ma questo mi spiace, ve la dovete tenere così. Hanno lamentato che la coppia non era sufficiente e per questo KS migliorerà il firmware e farà sì che speriamo che sia più reattivo. Appunto lamentano che l'accelerazione non è abbastanza rapida. E qui KS ci consiglia di spostare i pedali in avanti
per rendere l'accelerazione più facile. Ci faranno anche una videoguida, ma secondo me è una minchiata, ma vabbè. Sì, a quanto pare per l'ammortizzatore non faranno molto, perché qua parlano solo che tutto può essere regolato con le varie levette e levettine, e poi dice che sta a noi, se vogliamo possiamo cambiare la molla così. Ecco, lamentano che la parte davanti, l'anteriore del KS S20 è più leggero del posteriore. Che te devo dire? Anche qui consigliano di spostare i pedali in avanti. Le viti sono troppo morbide, a quanto pare le sostituiranno con viti più resistenti. Qualcuno si è lamentato che le luci anteriori sono troppo fragili e complicate da pulire. Kinson ci fa sapere che per garantire una buona dissipazione non possono sigillarla al 100%, quindi rimarrà così, credo. Qualcuno lamenta che il display non ha un anello che la racchiude. Però Kinson ci dice che hanno fatto un test di impermeabilità che è risultato ok. Inoltre stanno effettuando ulteriori test di impermeabilità in laboratorio. Alcuni propongono di aggiungere protezioni al pacco batteria, ma KS ci fa sapere che la batteria all'interno è fissa, la batteria non si muoverà all'interno e non causerà potenziali rischi, e quindi rimarrà così com'è. In un video addirittura pare che l'S20 sia rotolato in una piscina e dopo averlo estratto non si accendeva, ma pensa un po'. E quindi, qua mi dicono di applicare la colla, bla bla bla, ma io vi dico ragazzi, ma non fatelo andare in piscina, ma siete scemi, ma che cazzo ci dovete andare in piscina col monoruota? Qualcuno lamenta che i fanali non sono sufficientemente luminosi, dice che li renderanno più luminosi, ma a me parevano che andassero già benissimo. Comunque vabbè, dettagliucci. A qualcuno si è addirittura verificato un cut-off. A quanto pare un americano con la guida americana, abituati a spingere come dei tori, vabbè, comunque si è verificato un cut-off e quindi ottimizzeranno il firmware per evitare questi cut-off. Hanno lamentato che il cuscinetto di protezione è troppo spesso, non capisco bene a cosa si riferiscano. Protection pack too thick, penso la gomma dei pad. Dicono che la lasceranno così, comunque magari lo ottimizzeranno in futuro. Sospensione non regolare, pulitelo meglio. Quando il livello della batteria è intorno al 19%, praticamente il Kinson S20 è come fosse a zero. Anche questo verrà ottimizzato con il rilascio del firmware 2.17. Bene ragazzi, questo è quanto segnalato dai driver e questo è quanto farà Kinson per risolvere questi problemi. Ora, questo firmware 2.17 in effetti è già uscito ieri, io l'ho già provato, sinceramente per ora quello che ho notato, le differenze non le ho notate. Continua a essere un po' difficile farlo partire, continua a avere, mi sembra uguale a prima, poi non lo so, magari col tempo noterò altre differenze. Adesso che siamo arrivati alla fine del video vi faccio vedere quanti chilometri ho fatto ieri con una carica. Come potete vedere ne ho fatti la bellezza di... Bene, quale miglior modo di concludere un range test se non spingendo gli ultimi 500 metri che mi separano da casa? Ma che culo, cazzo, ma che culo! Ovviamente in salita, perché noi siamo fortunati. Questa cosa è divertente, ve la voglio far vedere ragazzi. Praticamente ho completamente finito la batteria, adesso non c'è verso di starci sopra. Ma allora, se lo spingo, mi si inclina di qua, se lo giro di qua, cioè non c'è modo di ingannarlo, dove lo giro, mi si inclina all'indietro. Guarda. Non solo, ma vi dico anche quanto ci ho messo a ricaricare la batteria. Stamattina alle 9.03 l'ho messo a caricare con batteria 12% e ha finito alle 12.30. Quindi devo rimangiarmi quello che ho detto l'altra volta. Pensavo che ci mettesse molto, ma ci ha messo solo 3 ore e mezza con un solo caricabatterie da 5A. Doveste averne 2 ragazzi, in 1 ora e mezza vi caricate il monoruota. Quindi per concludere ragazzi, abbiamo un mezzo super sicuro, super potente, super divertente, super performante, con tutti gli accessori che potreste richiedere da un monoruota. Ragazzi, se volevate comprarlo fatelo, se avevate dato un preventivo lasciatelo lì, perché questo mezzo spacca.
spacca ragazzi. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo meraviglioso video devastato. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like, registratevi al canale, schiacciate la campanella per non perdervi nulla e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao!